tiriamo fuori quest'altro po'. E il nostro reparto tutto senza glutine, qui non c'è un filo di farina. Faremo delle pizze senza glutine che potete fare anche a casa oppure anche in pizzeria. Travaso la biga, come vedete, ne faccio diciamo la dose per 10 pizze. Facciamo 1,5 kg di impasto, questo è 1 chilo. Si chiama Unica, Chef Nick, farina unica. Arriva a 1,500. Lievito sui 5-6 grammi a chilo di farina, perciò ne metteremo sui 10 grammi. 5 grammi di bicarbonato ogni chilo di farina. 5 e 3, 8. Va bene, 8 grammi di zucchero, come vedete io metto zucchero e bicarbonato in un posto e il sale in un altro. Sale 30 grammi ogni chilo di farina, perciò è 1,5 kg, 45, ok? Lì ho messo lo zucchero, qui metto il sale, per non fare contrasto. 50 grammi di olio d'oliva, extravergine naturalmente, ogni chilo di farina, è 1,5 kg, 75. Io metto ogni chilo di farina 100 grammi di chia, vedete? Questo è chia gelatinoso. Io prendo 10 grammi di chia, acqua calda, e lui nel giro di un paio d'ore diventa gelatina. E questa è una roba naturale, perché il chia è un antinfiammatorio, fa bene, per cui è tutta roba naturale. Va bene, metto 200, dai, così lega di più. Ogni chilo di farina io devo mettere 1,50 kg di acqua, però deve essere compresa di questa, perciò 2,20 ce l'ha, lo devo far arrivare a 1,575 kg, ok? Faremo 1,550 kg, dai. Giusto. Ok, adesso lo mettiamo qui. IC mi ha dato il consenso perché ho tutte le cose fatte apposta, ma d'altronde io le pizzerie senza glutine le aprivo, perciò so quello che ci vuole. Questa è la foglia, vedete? Perché deve montare, non deve solo girare, deve anche montare. Alziamo, mettete piano prima, a minimo, perché allora schizza tutto e si parte, vedete? Deve girare 5 minuti, 5 minuti fermo macchina, 3 minuti di nuovo veloce e la pasta è pronta. Cosa che non fa nessuno che la lascia ferma, perché così diventa più elastica. Allora, ok? Adesso metto la seconda e la lascio andare per 5 minuti. Io ho 750 persone senza glutine e abbiamo una forte richiesta, ma non solo di pizza, ma anche di dolci, perché fanno i compleanni, fanno un po' tutto. Me l'ha messa nella pellicola, perché essendo una pasta molle non posso lasciarla fuori, la pellicola lei stringere e sta ferma, però vi faccio vedere tutto il procedimento. Volendo dentro possiamo mettere Jack Plus che assorbe gli zuccheri del 60%. Le farine senza glutine sono zuccheri molto zuccherate, per cui capite che uno non può mangiare una pizza perché deve prendersi la pillola o farsi la punturina, qui invece la può mangiare benissimo ed è molto importante perché tanti soffriamo di diabete. Si può mettere dove volete, in pasticceria, in cucina, si può mettere nella pizzeria. 30 grammi ogni chilo di farina. Terza, veloce, perché lui così assorbe l'acqua e si indurisce un pochino l'impasto, quindi deve montare. Adesso dobbiamo gestirli. Ok, adesso io metto sempre al minimo, vedi, quando chiudo al minimo, sempre, è un vizio che ho ma è buono perché poi schizza. Qui mettiamo l'olio perché
essendo molle non si attacca, e qui mettiamo l'olio. Adesso ci servono 9 pellicole. Metto un po' d'olio qua perché così lei poi scivolerà nel momento che mi serve. Ok? Passati 5 minuti, deve stare ferma 5 minuti, si chiama fermo macchina, e adesso altri 3 minuti. Dopo 3 minuti la pasta è pronta, la metteremo qui e poi ci facciamo le nostre palline. Apriamo, vedete? Tanto cominciamo a staccare questo così, tiriamo, portiamo qua, prima di tutto puliamo questa qui, guardate com'è molle, avete visto? Però è una bella pasta, questa farina per fare questo tipo di impasto è buonissima, si lavora anche bene, perché purtroppo una proprietà che c'è senza glutine è che non si può lavorare duro. Se è duro non lievita. Però vedete qui è una crema proprio. Sembra un mascarpone, se ci fate caso. Sembra un mascarpone. Visto che io ho bagnato di olio qua, perché? Perché così, guardate, vedete, si leva facilmente. Quando vedete che si attacca come adesso, mettiamo l'olio e lui scivola. Vi posso garantire che è una pasta che è bellissima, è venuta, perché sono delle farine stabili, tutte senza glutine stabili, perché sono tante farine, non è una sola dove tu riesci a gestirla, hai capito? Perciò essendo stabile uscire un impasto buono e solo se hai esperienza ci riesci. Questa fate così in modo che non vi scivola di sopra, così. La pallina qui va fatta 300 grammi. Vedete che se poi avete un po' di dimestichezza la pallina si riesce a fare bene, e la mettete qui, 300 grammi. Se la volete più alta la fate 3,50. Però vedete che la pallina viene bene, basta un goccio di olio, hai visto? Ok, se volete fare bella più densa ancora fate così, e lei stringe, leva l'aria che c'ha dentro, stringe, la pallina viene un po' meglio, vedi? Se non è stretta bene poi mi fa impazzire quando si allarga. Goccio di olio, così poi si apre e la chiudete, così. Stringetela bene perché questa lieviterà e gonfierà. Adesso io a questa pasta qui gli devo fare un altro passaggio di pellicola. Perché viene fatto questo? Perché lei gonfierà e si apre. Se non gli fate questo passaggio rischiate che la pasta esca fuori, perché gonfierà parecchio. Vedete? Dovete fare qui e spingere bene, stringere bene. Vedete così. Ok, queste adesso vengono messe in un contenitore da mozzarella, un contenitore apposta, lo lasciate fuori 1 o 2 ore che cominciano a lievitare e poi in frigo. Adesso facciamo le pizze, faremo margherita. Questa è una teglia di 32 e andiamo sui 350 grammi. La fate rotonda e la mettiamo sulla teglia, così. Ci mettiamo un goccino di olio e cominciamo a stirarla, vedete? Bagnate le mani di acqua. Vedete che nonostante la pasta è molle però si allarga bene. Vedi, io batto sempre in mezzo qui perché la pasta resta sempre in mezzo più alta. Io con questo, vedete, schiaccio e mi porto la pasta sul fondo, vedete?
La nostra pizza o focaccia è pronta. Concino di olio. Adesso li metteremo nel forno a 40 gradi e deve lievitare il doppio di quella che è. Quando lievita il doppio, si alzerà, la metteremo in forno a 230 gradi. La pizza senza glutine vuol dire che non c'è glutine e glielo devi formare tu. Cosa mettono? Mettono le gomme, che è l'extana, e la metalcellulosa. È vero che sono gomme commestibili, ma sempre gomme sono. Quando finisci di mangiare una pizza con tutte queste gomme, senti un retrogusto di farmacia ospedale. C'ha proprio questo gusto qua. Noi con queste farine le abbiamo eliminate, mettendo nella farina la farina di lenticchia, che come vedete l'ho anche ideata io, c'è la foto mia, questo è chi la produce, che anche lui è uno chef. Poi è senza lattosio, questa serve per fare la pizza senza glutine. C'ho il forno elettrico, lo metto a 40 gradi, gli metto l'umidità, qui, questa è acqua calda, più calda è, più umidità fa. Le pizze qui, uno. Ora queste adesso dovrebbero stare sul circa un'oretta, fin quando non diventa il doppio. Quando diventa il doppio li metteremo a cucinare. Lo potete fare benissimo nel vostro forno di casa. Li mettete dentro le griglie, li lasciate lì lievitare, gli mettete un contenitore di acqua calda, bella calda. Dopodiché, finite, tirate fuori, mettete il forno a 230 e mettete a 230. Le pizze stanno lievitando, vedete? Stanno quasi arrivando. Facciamo lievitare 10 minuti, un quarto d'ora e poi li inforneremo, ok? Adesso riscaldiamo il forno per fare le pizze senza glutine. Attacchiamo il forno, io lo metto a 230. Anche col forno di casa 230, 250 va bene. Io poi lo lascio a 230 per circa 7-8 minuti, dopodiché poi lo metto a 200. Questo è il reparto senza glutine. Qui noi lavoriamo la pizza col glutine, però con farina di riso, pomodoro e mozzarella qui senza glutine, mestolo per il senza glutine. Mettiamo un po' di farina sotto perché la pasta è molle. Questa è la pasta che abbiamo fatto stamattina, non è quella, ma è come quella. Vedete? La stacchiamo, vedete che bella gonfia, non è neanche tanto lievita ancora, perché è un po' freddina che l'ho appena presa dal frigo, però vi faccio vedere, nonostante l'ho presa appena dal frigo, come esce. Ok? Il forno del senza glutine è quello lì, gli diamo una raddrizzata sul rotondo perché è uscita dalla cosa e cominciamo ad allargarla, ok? Dovete toccare il centro, i bordi possibilmente non vengono toccati, così si alza un pochino, vedete? Così. Io adesso per farvi vedere ci impiego un po' di più, ma noi in 15 secondi, 20 secondi, anche di meno, vedete? Io non tocco il bordo, perché così si alzerà, vedete? Batto sempre sul coso per non toccare il bordo, vedete? La parte di sotto è una cosa della torta che mi indica la grandezza. Noi queste pizze le possiamo allargare anche prima e poi le mettiamo nei cartoni, per non perdere tempo ce le prepariamo una decina, quindicina. Ieri ad esempio ne abbiamo fatte 22. Ok, arrivato qui leviamo la farina perché la pasta era molle, così vedete che non c'è più farina, e gli mettiamo il pomodoro. In questo caso faremo una margherita, mozzarella senza glutine, vedete? Prendiamo la pala con la carta da forno. Perché la carta da forno? Perché è molle la pasta. La lasciamo adesso un pochino e poi fa un minutino gli togliamo la carta. Piatti bianchi, in modo che il cameriere non si confonda e sa che il piatto bianco è senza glutine, che già sta cominciando ad alzarsi. Se non era fredda, la tiravo fuori mezz'ora prima, già era così. Io qui ho le sue pale, una per entrare e una per uscire. Queste sono solo senza glutine. Guardate come sta alzando bene, avete visto che bella che è? L'unica cosa che dovete vedere, questa qui ha bisogno di asciugare di più, essendo che è molto idratata. Questa c'ha il 105% di idratazione, vuol dire che c'ha più acqua, vuol dire che si deve asciugare di più. Prendete, la portate qua, vedete? Guardate come si stacca subito la carta e la rimettiamo al suo posto. Chiudiamo
Quanto ci vuole adesso? Sì. Questa ce ne impiega 3,5-4 perché deve asciugare molto di più. Adesso io la giro, vedi, perché io la guardo, vedi, e la metto qui. Vedi che già è marroncina? Ecco, la pasta è pronta senza cucina quando è proprio marrone, scura scura. E la pizza, vedete, guardate com'è scura, vedete? Ok? E vedete che c'è pochissima differenza. Una delle migliori di Milano, la gente dice che è la migliore, però io non conosco le altre pizzerie e non posso dirlo. Vedete che c'ha i buchi e non è ammassata. Guarda che bella, hai visto? Ma come è lievitata bene questa. Ci mettiamo il pomodoro. Cercate di mettere anche nel bordino perché allora poi il bordino si brucia, eh? La mozzarella la metteremo dopo. Per 20-25 minuti. Questi adesso li raffreddiamo